buonasera a tutti. Oggi vi preparerò il piatto per eccellenza livornese, un piatto nato dalle nostre radici, cioè cacciucco alla livornese, fatto col pesce nostrale. Abbiamo qui i porpi, le seppie, ci sono pesce di codilisca, ossia abbiamo proprio preso i più importanti, il pesce prete, lo scorfano rosso o cappone. A Livorno si chiama cappone, dall'altra parte chiamano scorfano rosso, sono ignoranti loro. E poi c'è la gallinellina, sono le cicale, il palombo, le cozze, il pane che verrà tostato e agliato e il pomodoro. L'aglio, il peperoncino e la salvia, come al solito, sapete, chi mi conosce lo sa che io la salvia la metto anche su dolci. Andiamo subito a vedere come si fa, perché questo è un piatto, il cacciucco, ve lo dico. Cacciucco, cosa vuol dire cacciucco? Cacciucco è un crociolo di pesci messi tutti nel tegame. Veniva fatto da pescatori livornesi, pesce che non veniva venduto, veniva cucinato per i marinai. Oggi è molto difficile trovare il pesce buono per fare cacciucco, perché prima era il pesce povero e te lo regalavano, ora ti regalavano nella miseria. Ricordatevi che per fare cacciucco ci vuole un po' di tempo, almeno un paio d'ore fra la pulizia del pesce, il giusto taglio, tutto, la cottura, perché il polpo ci vuole almeno un'oretta e 20. La seppia si può mettere dopo una ventina di minuti, queste sono abbastanza piccine, anche in 40 minuti ociano. Infatti il pesce viene messo a scaletta, diciamo. È una cottura unica, però ha bisogno di diversi tempi di cottura. Il polpo, la seppia, il palombo e gli altri pesci hanno tutte cotture differenti. E il segreto del cacciucco è sapere mettere al momento giusto l'ingrediente per non trovare il polpo duro, la seppia morbida, il palombo sfatto, il pesce disintegrato. Allora il fatto è quello, lo vedete, lo sentite, se la seppia è un po' più morbida, un po' più dura, sta a voi. Io sono qui a spiegarvelo, ma se lo fate voi da mangiare io non posso mica venire, se non mi dovete pagarvi, ci voleva in di steccolo. Tanto prendiamo il polpo, questi sono ingredienti per 3 o 4 porzioni di cacciucco. Il polpo sarà intorno a mezzo chilo. Iniziamo subito con le vanne i occhi al polpo, perché questi quando ociano danno il sapore amaro. Affari sua, non ci vede più. Via. Ora si prende, si taglia. Possiamo fare ogni tentacolo un bel pezzettino, vedete, da poi fare una bella composizione sul piatto. Mi raccomando, ve lo dico sempre, i coltelli belli affilati, se no non taglia nemmeno la carta. Questo si taglia la testa in 2 o 3, ma se lo davanti siete, io la taglio in 4, sì, un pezzettino di tutti, non fa male a nessuno, no? Sembra giusto, attenzione alle dita. Se piovina di queste dimensioni vide, lasciatela pure intera, anzi, anche bellina farsi vedere, perché questa via è piccolina, d'altronde sta manica era anche queste che possono inventarle. Ora che abbiamo tagliato i polpi e le seppie, andiamo a mettere olio di quello buono, mi raccomando, perché ve l'ho già detto, è la base di tutto l'olio. Schiacciamo l'aglio, un paio di spicchi d'aglio ci vogliono di sicuro, anche 3, se vi piace, fa buono. Leva vermi, mi raccomando di accendere il fuoco, perché sono gonfio dopo acceso. Ci aggiungiamo un bel pezzo di peperoncino che fa sempre buona materia, mi raccomando. A chi non piace naturalmente non ce lo metta così tanto, perché se no mi dà le bolle. Aggiungiamo anche un bel pezzo di salvia, guarda che bella salvia questa è. Tu sentisside. Se avete il filettino lo potete anche legare, così lo recuperate anche meglio se poi lo volete levare. Aspettate che il fuoco fa il suo lavoro e inizia a far soffriggere l'aglio, il peperoncino e la salvia. Inizia a prendere la rosolatura, vediamo per farli per prendere tutti i sapori. E iniziamo a metterci i pezzi di polpo che abbiamo tagliato precedentemente. Quando il polpo lo mettete a cuocere fatelo un po' sgrondante, cioè con la sua acqua che l'avete sciacquato, che è meglio. Vabbè che lo butta già da solo l'acqua. Comunque lo lasciate rosolare, lo controllate, guardate a modino
non lo fate attaccare, mi raccomando. Questo qui ha almeno 15-20 minuti di cottura da solo. Abbassate, se avete un bel tappo tappate, che è meglio, che così non evapora l'acqua della cottura del polpo, e lo lasciate così. Allora, come potete vedere, il polpo ha cotto circa 20 minuti, ha preso quella colorazione viola, vedete? Aggiungeteci un po' d'acqua se durante la cottura lo vedete un po' secchino. Il polpo di solito ne tira fuori un po' d'acqua, però sempre meglio farlo un po' più brodoso, tanto non li fa male. Ora aggiungiamo le seppe che abbiamo precedentemente tagliato, anche queste dovranno cuocere da sole insieme al polpo per una mezz'oretta. Poi andiamo ad aggiungere il pomodoro, molto importante per la ricetta del cacciucco. Il pomodoro è rosso, come il cuore nostro, no? Di noi livornesi. Ne aggiungiamo un pochino così, un po' di passata naturalmente, e andiamo ad aggiungerci anche un altro pochino d'acqua, diciamo come se doveste tappare il tutto. Acqua calda, mi raccomando, perché se no perde il bollore. Vedete, l'ho aggiunta. È tutto tappato. Non salate, mi raccomando, salate solo alla fine, perché sennò le seppe dei polpi rimangono belli duri come il legno. Ci vuole la dentiera, ci vuole poi per mangiarli, ed andate a tappare. Intanto che le seppe polpi cociano, vado a prendere questo bel testone di palombo per pulirlo. Mi raccomando, se voi andate dal vostro pescaiolo di fiducia ve lo fate già fare tutto da lui, così ne state a mattina anche meglio, se no vi rompete le scatole per un dio coglioni. Ecco qui, questa è la parte da buttare via, non serve a noi. Ora dobbiamo fare delle parti in ugual misura, diciamo, perché non possiamo fare una parte più piccola e una parte più cotta, perché se no quando lo mettiamo a cuocere cosa succede? Che una si sfà e una rimane intera. Fate delle pezzettini che rimangono belli interi per poi poter decorare, impiattare al meglio il cacciucco. Dopo aver tagliato il palombo, vedete, questo pescino qui lo taglierei perché è abbastanza grosso, no? Si taglia nel mezzo, ci viene per due, anzi dà anche un po' più sapore. Anche la gallinella, se volete, la potete tagliare un po' di tranci. Secondo quanto è grossa, se era più piccina la tagliavo, perché se no si faceva una grossa si agguanta. Le sciale non c'è bisogno di tagliarlo. L'ho detto, ora c'è da aspettare 45 minuti. Dopo questi 45 minuti andremo a immettere gli altri ingredienti. Quando ha preso il bollore, vedete come bolle, potete levare anche il tappo, tanto, anzi, un po' di evaporazione dell'acqua, se no vi viene troppo brodoso il cacciucco, ma la faceva accagliato. Però ora sì, va bene. Ora finendo la cottura l'acqua sarà un po' evaporata e sarà meglio. Allora, come vedete il cacciucco inizia ad avere un suo aspetto. Ve l'ho detto, lo lasciate una 25 di minuti ritirare, cuocere anche 20 minuti. Dopo 20 minuti controllate, vedete, sempre bello durino, lo girate dentro il vostro tegamone, famosissimo tegamone, tegami, a voglia, quelli mancano mai. Dopo una valentina di minuti che abbiamo messo le seppe, il polpo, scusate, e dopo 20 minuti abbiamo messo le seppe, avremo questa delizia pronta per essere terminata. Metteremo infatti il palombo. Il palombo ha un tempo di cottura intorno a quarto d'ora, 20 minuti, ci siamo quasi, bimbi, non vi preoccupate, lo so che è dura, ma poi mangiate di lusso. Metteremo i pesciolini interi. Questo è quello intero, ora vi faccio vedere quello, altri due che l'ho già spezzettati, l'avete visto prima. Cercate di creare, come vi posso dire, di mettere i polpi e le seppe da una parte, il palombo da un'altra, i pesciolini da un'altra, in modo che quando andrete a spiattare saprete dove cercare. Bravi, avete capito. Ora che avete messo, alzate un pochino la fiamma, mettetela al massimo per far riprendere il bollore e tappate. Per ultimo aspetteremo circa 5-10 minuti che andremo a rigirare
il pesce per farlo cuocere anche dall'altra parte, metteremo le cicale e le cozze. Queste avranno ancora un tempo di cottura intorno a 5 minuti, dopodiché controllerete e vedrete. Allora bimbi, ci siamo quasi, non vi cazzate, funziona così la cucina, c'è chi lo può fare e chi lo può fare. No, è scherzo, vi preoccupate, lo possono fare tutti, se lo faccio io non mi davano 5 lire. Vedete, il cacciucco ha preso la sua dimensione, direbbero, ma questa mi sembra una cagata, dimensione. Sono bravissimi, questa ha preso per le due a prendere. Andiamo a girare il palombo che ha già cotto, l'ho detto, per 8 minuti ha cotto da una parte, vedete, di va è cotto, di va è sempre un po' crudino, allora noi lo giriamo e lo mettiamo nella salsina. Ho girato tutto l'ambaradan e andiamo a mettere l'ultimo ingrediente. Tanti questi calma perché c'è da ammattire, ma nella vita per godere bisogna ammattire, se non godi di nulla. Io faccio il coso, insomma, i colori di non sono vissani, ci vuole le mani, è il migliore attrezzo di tutti. Come vi mettiamo nel brodetto anche queste qui, che tanto questi sono animaletti che meno cociano e sono più buoni, tanto il sapore lo danno, lo pite. Ci mettiamo anche le pozzettine. Mettiamo al massimo la fiamma, mi raccomando, ogni volta che mettete altri ingredienti mettete al massimo perché riprenda belle bollore. Andiamo a tappare la pentola, fuoco al massimo per 5 o 6 minuti, non di più. Mi raccomando, bello alto il fuoco che avvolga tutti gli ingredienti. Ci siamo bimbi, è arrivato il momento giusto. Stappiamo e lo vedete, le ozze si sono aperte tutte. Cosa facciamo? Saliamo perché ti manca solo il sale. Io lo metto quasi all'ultimo perché il sale indurisce un po' le pietanze. Facciamo questo movimento qui per far amalgamare bene il tutto e aspettiamo un quarto d'ora. Ci sono determinati piatti che più stanno lì più pigliano un sapore. Vi dico un quarto d'ora, ma potete fare anche una mezz'oretta. Lo tenete così, bello tappato prima di essere servito, che rilasci quel connubio di sapori che fa parte del cacciucco. Il cacciucco è pronto, abbiamo aspettato per un quarto d'ora, io lo vado ad aspettare. Eccoci qua signori, questo è il cacciucco. Guardate, guardate, venite a vedere, bisogna vederlo da vicino. Peccato non potete, ho aperto, sembra di essere, mamma mia. Allora, come ho detto, andiamo a impiattarlo. Prima cosa, prendere il pane tostato, che avete tostato prima naturalmente, pezzettino d'aglio, aiose, grattatina a chi piace di più, a chi piace di meno, a chi non piace non ce la metta. Ci mettiamo il palombo, ci si mette 2 ozze, e andate a mettere poi il pesce con la lisca, 2 belle cicalotte, un bel pezzo del polpo e una bella seppiolina. Eccola via. La testina del polpo naturalmente, e poi con un ramaiolo ci mettiamo anche il subrodino, che è quello che conta, è quello che fa la differenza. Vedete, il mio viene, mia madre lo fa anche un po' più denso, un po' più colorito. A me mi piace invece questo metodo qui, meno appariscente al colore ma un po' più brodoso, che il pane deve avere un attimo un zuppare. Se non c'è il brodo il pane rimane duro come il legno. Eccoci qui. Ve lo dico, ci potete mettere anche un po' di prezzemolo, ma anche così credo che faccia la sua bella storia. Guarda lì, è pronto per essere mangiato. Io ve lo dico, col cacciucco ci metterei un rosso. E col mio amico Andrea vi saluto, alla prossima.